Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando fondamentalmente di una piccola porzione della bioarchitettura. Bioarchitettura che in realtà secondo me è un nome sbagliato, a me piacerebbe parlare di architettura, nel senso che l'architettura dovrebbe essere quella scienza che ci permette di costruire per far star bene le persone. In realtà molto spesso non è così. La bioarchitettura quando nasce? Nasce negli anni 60 più o meno, anche se in realtà segue una corrente che è nata con la creazione appunto delle primissime costruzioni che hanno cercato di adattare l'ambiente all'uomo. Ipotesi Gaia sapete tutti cos'è? Penso di sì, no? Oh, architetti, questo è importante. Allora, tutta la consapevolezza ecologica in cui oggi trovate scritto dal supermercato che ti vende il prodotto bio alla benzina che è diventata bio, eccetera, 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 nasce soltanto nel momento in cui, e questo è il momento in cui, cioè alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, per la prima volta un ricercatore, che è questo James Lovelock inglese, definisce questa teoria che si chiama Gaia, dove in pratica per la prima volta dice che la Terra è un sistema chiuso, cioè non è un contenitore di risorse infinite, è un sistema innanzitutto chiuso per cui con un suo equilibrio. Questo vuol dire che se io uso da una parte lo sposto dall'altra, se io consumo da una parte o gli do la possibilità di rigenerarsi, questa possibilità è all'interno di un certo ambito, o altrimenti mando in crisi la sostenibilità, dove per sostenibilità intendo la possibilità per le generazioni successive di avere, diciamo così, lo stesso possibilità di consumare risorse. Sviluppo sostenibile è lo sviluppo che risponde alle necessità del presente, per cui non è che si ritorna nelle capanne, ma questo non deve compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Da questo poi, che dall'87 è arrivato Kyoto, e da Kyoto siamo arrivati fino alla Casa Clima e alla certificazione energetica attuale. Ecco, questa è un'altra piccolissima cosa che però secondo me è interessante. È venuta fuori da una conferenza che ha fatto un esperto di clima e secondo me può essere utile spenderci 3 minuti. Voi sapete cos'è impatto zero? Light gate impatto zero, piuttosto che queste cose qua. Ok, cos'è? Parliamo un po' per uno. Allora, in pratica è un'impronta ecologica? Ok. Allora, è una versione un po' più semplice dell'impronta ecologica, però con un'applicazione più pratica, con dei forti limiti. Cioè, io porto all'auditor, diciamo, all'ente, i miei consumi come persona fisica, come abitazione, come evento o come attività. Questi mi calcolano l'inquinamento, diciamo così, e me lo riequilibrano con piantumazione verde. Il problema qual è? È che la piantumazione verde magari me la fanno in Costa Rica. Siamo d'accordo che col discorso che abbiamo fatto prima il pianeta Terra è un sistema chiuso. Però la cosa significativa che è venuta fuori da questa ricerca qui è quello che l'inquinamento fondamentalmente tende a rimanere dove viene prodotto. Per cui se io inquino a Milano, la foresta in Costa Rica fa bene in Costa Rica, non ha nessun tipo di riflesso sull'inquinamento che io realmente ho. Risparmio energetico, eccetera, eccetera, e nel risvolto pratico è diventato Casa Clima piuttosto che la certificazione energetica, piuttosto che il 311 evoluzione della legge 10 con il miglioramento dei valori di trasmittanza e di prestazioni energetiche dell'involucro e degli impianti della casa, sono numeri, esclusivamente numeri. Questi numeri mi fanno inquinare di meno, però posso produrli A con un materiale che non è ecologico, ma soprattutto B con diciamo così, con una modalità che non mi crea nessuna relazione con il benessere interno. Cioè molto spesso uno tende ad associare risparmio energetico,
isolamenti, impianti tecnologici di qualità, nel senso che mi danno dei valori prestazionali migliori, con un maggior benessere interno. Non è assolutamente. Ho cercato di elencare mettendo in serie dalla parte più grossolana alla parte più sottile quelli che sono i vari aspetti dell'inquinamento che possono esserci all'interno di un edificio. Io ragiono quasi esclusivamente in termini di inquinamento indoor, però la cosa può essere applicata anche in contesti più ampi. La prima cosa ovviamente è l'inquinamento chimico. Quando noi pensiamo a inquinamento pensiamo anche ad una sostanza chimica che in qualche modo inaliamo o con la quale veniamo a contatto. Su questo discorso ormai c'è una conoscenza abbastanza buona, anche se in realtà da questo punto di vista il problema vero è quello che anche il prodotto edile è ormai talmente sofisticato, soprattutto quando parliamo di prodotti di sintesi, vernici, finiture, eccetera, che è difficile avere una conoscenza precisa, anche solo dall'etichettatura, di quello che c'è all'interno del prodotto. Però è una cosa sulla quale con un minimo di attenzione ormai chiunque si muove con una certa facilità. L'inquinamento di tipo fisico invece è già un po' più sottile, ma dovrebbe essere almeno ai tecnici estremamente evidente, cioè è la cattiva prestazione fisica di un materiale. Quindi un materiale che isola male, dal rumore, dall'umidità, che crea un cattivo microclima interno, che crea microvibrazioni, quindi problematiche che possono nascere anche da una cattiva illuminazione. E qui si potrebbe aprire tutto un dibattito sulle lampadine a risparmio energetico, che è una cosa più terrificante sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista biologico. Dal punto di vista ecologico perché non so se sapete come funziona, ma in pratica contengono dei gas tossici. Primo. Secondo, questo lo sanno in pochi perché se uno non va a misurarlo lo si accorge, emanano radiazione in alta frequenza con un cellulare sempre acceso. Per cui a 1 metro non mi dà problemi, ma se io vado a mangiare l'autogrill e ce l'ho a 20 centimetri, entra comunque in risonanza, per cui non positiva se io soprattutto ho un'attività metabolica. Questo per l'aspetto ecologico e biologico per i campi elettromagnetici, ma soprattutto ha una qualità di luce che è zero. Dura 10.000 ore, per le prime 3.000 mi fa una luce di bassa qualità. Da lì alla morte è in peggioramento continuo. Non so se l'avete vista verso la fine che lampeggiano un po' tendente verso l'arancio o verso il verde. Vuol dire che il gas si sta esaurendo e insomma la lampada si sta suicidando lentamente. Io preferisco una buona lampada a incandescenza o all'ossigeno che consuma di più. Quando la uso ho una buona qualità di luce, quando non la uso la spengo. Hanno calcolato che solo con l'uso, cioè con l'attenzione alle abitudini, io posso risparmiare, almeno in Italia si potrebbe risparmiare fino al 70% dell'energia prodotta senza cambiare nulla. Cioè questo è abbastanza significativo. Per cui l'ambito risparmio energetico, bassa qualità di illuminazione, stress e inquinamento di tipo fisico. Rumore, cattivo isolamento, anche qui si potrebbe aprire un mondo. Tra l'altro sapete che sta arrivando la certificazione acustica? Macro vibrazioni, queste esistono soprattutto dove ci sono problematiche specifiche, parlo di condomini che hanno sistemi vibranti sui tetti, ce ne sono parecchi, grossi impianti di condizionamento eccetera, o cose tipo tram, metro, stazioni. Se l'edificio non è progettato per compensare elasticamente questo tipo di cose, si creano vibrazioni che sono un incremento piccolo. Cattiva qualità interna, umidità relativa, temperatura dell'aria, temperatura superficiale, eccetera, eccetera, ma su questo passo abbastanza avanti.
Questi due potrebbero essere invertiti, in realtà è molto sottile. L'inquinamento elettromagnetico è un inquinamento che, per quanto invisibile, è comunque scientifico, cioè misurabile, dato da campi che derivano da sorgenti estremamente riconoscibili, e su questo ormai c'è una casistica e una metodologia anche abbastanza nota, che vedremo oggi. Geobiologico. Allora, l'inquinamento geobiologico è un inquinamento, anche qui. Allora, innanzitutto è naturale, assolutamente indipendente dall'attività dell'uomo, se non che il fatto che la presenza di manufatti architettonici possono deformare leggermente le geopatie presenti, nel senso che le onde di forma create da grosse superfici deviano le reti geopatiche. Questo è solamente un piccolo cenno che vedremo meglio dopo quando faremo anche i rilievi, ma serve soltanto per dire comunque che il contesto è un contesto naturale. Se voi andate in mezzo al deserto, in cima a una montagna, piuttosto che nel centro di una foresta fluviale in Malesia, trovate le reti geopatiche esattamente come le trovate a Milano. Cioè, esattamente no, proprio perché a Milano comunque gli edifici vengono in qualche modo deformati e modificati, ma la base è la stessa, è identica. Qui abbiamo tutte le reti geopatiche Curie-Hartmann, abbiamo le geopatie nel senso di le anomalie energetiche, chiamiamole così, prodotte da strutture geologiche, faglie, cavità, eccetera, e qualcuno ci mette anche gas radon. Parleremo anche di questo, anche se in realtà rientra per quello che è una sorta di parola, cioè geo da terra, biologia o patia, malattia, e rientra perché è un gas naturale, tossico. Dedicheremo anche lui un'oretta più o meno, anche perché vedremo che è una cosa estremamente semplice da verificare, misurare, controllare anche dal punto di vista. È un gas pesante, sì. Si accumula al sottosuolo fino a 1,5 metri da terra. Comunque su quello poi avremo una parte abbastanza specifica. Alla fine c'è stato anche l'incremento percettivo. Questo è un po' più sottile, è basato più che altro su tutto ciò che è forma, colore e proporzione. Nel senso che anche associare correttamente questi concetti all'architettura e all'uso che viene fatto dell'architettura può dare armonia o disarmonia. Una forte disarmonia può creare inquinamento, diciamo così, rispetto a chi lo utilizza. Questo è una componente molto importante anche per il Feng Shui. Anzi, diciamo che gran parte del Feng Shui rientra in quell'aspetto, anche perché il Feng Shui è stato codificato migliaia di anni fa, quando questo aspetto elettromagnetico e quello dell'inquinamento dei materiali ovviamente non esisteva. Quello geobiologico era fortemente inserito all'interno, per cui diciamo che comunque un Feng Shui attualizzato avrebbe compreso tutti questi aspetti. Faccio un esempio molto semplice, anche escludendo la componente psicologica, il colore ha un effetto sull'attività metabolica. Cioè, se io prendo questa stanza, collego tutti noi a recettori che vanno a misurare l'attività metabolica, dipingo tutta questa stanza improvvisamente di un rosso vivo come i suoi pantaloni, che cosa succede? Che aumenta l'adrenalina, aumenta il battito cardiaco, abbiamo una percezione di calore di circa 2 gradi superiore. Se d'improvviso mi diventa di un bel blu intenso, un bel blu ciano cobalto, abbiamo un rallentamento dell'attività metabolica, una percezione di 2-3 gradi inferiore e una sorta di rilassamento anche a livello mentale.
Questo vuol dire che se vado a fare una palestra dove devono fare arti marziali e la vado a colorare in azzurro, chiaramente vado in armonia. Allo stesso modo anche tutto quello che è onda di forma decostruttiva può andare benissimo per un museo, magari non per una residenza per anziani piuttosto che per un albergo per vacanza, frecce segrete e quant'altro, questo sicuramente ne saprete più di me. Significativo che nell'architettura tradizionale lo studio delle proporzioni era una componente fondamentale per l'architetto. Oggi non viene più nemmeno considerato, studiato dal punto di vista di storia dell'architettura. Elettrosmog, anche qui è un tema molto soggetto alle mode. Qualche anno fa c'era, non so se vi ricordate, qui c'era la notizia che aveva fatto tutta una, partendo dal discorso di Radio Vaticana, aveva creato tutta una situazione di un certo tipo, poi c'è stata molta attenzione sulla telefonia mobile e ultimamente la cosa è andata sempre più. Spesso sembrava quasi di parlare di una questione esoterica, come un atto di fede. Io ogni tanto sentivo gente dire no, ma io ci credo ai campi elettromagnetici. Cioè, vabbè. E ognuno può avere i suoi preconcetti, perché è chiaro che se uno non conosce si basa su quello che vede gente in giro, però siamo tutti abbastanza d'accordo che una situazione del genere non accettano un luogo da villaggio vacanze, e oggettivamente non penso che una persona con un minimo di senno abbia questa come casa, diciamo così, dei propri sogni. In realtà molto spesso il campo elettromagnetico artificiale negativo non è visibile, nel senso la sorgente e quindi la quantificazione del problema potenziale non è immediatamente riconoscibile a vista. Allora, innanzitutto facciamo un minimo di passo indietro. Di che cosa stiamo parlando? Partendo dalla frequenza base a salire, che cosa cambia? Cambia la tipologia di onda, ma cambia anche il modo in cui quest'onda si propaga. Lo spettro elettromagnetico può essere analizzato, diciamo così, da un inizio con una bassa frequenza a salire di frequenza. Innanzitutto lo dividiamo in due grosse famiglie: radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti. Una radiazione ionizzante è radioattività, è una cosa radioattiva. Una cosa radioattiva è una sostanza, un elemento, un qualche cosa, insomma, che ha la capacità di penetrare, interagire e modificare direttamente la materia. Quindi un elemento radioattivo è pericoloso per la nostra salute perché va a modificare le nostre cellule all'interno e quindi crea neoplasie, tumori, eccetera, eccetera. E la cosa significativa e importante è che la radioattività, a differenza delle sostanze chimiche, è cancerogena alla singola esposizione alla singola unità. È chiaro che aumentando la quantità il rischio aumenta esponenzialmente, però a me basta il contatto con un'unica componente radioattiva perché questa sia potenzialmente cancerogena. Ciò di cui noi andiamo a trattare è la componente non ionizzante, cioè anche le alte frequenze, quando noi parleremo di alta frequenza, sono comunque onde non ionizzanti. Partiamo
dai 50 Hz. 50 Hz è la frequenza della corrente. La corrente viaggia nei fili. Anche qui in realtà c'è uno sviluppo che c'è già stato in America, non so se è già stato poi commercialmente prodotto, non so se l'avete vista, la Y-Tricity. Allora, adesso fanno anche elettricità, diciamo così, da apparecchiature elettriche, televisori, eccetera, eccetera, che non va più nei, diciamo così, nei cavi, ma che viene prodotta fino a 3-4 metri. Praticamente io ho una spina, ne ho un'altra che vado a mettere alla presa della corrente. Questa ha uno schema, funzionano con un'induzione magnetica, ha una specie di, diciamo così, una cosa significativa. Di questo ne parleremo soprattutto sulla parte geopatica. Quando noi parliamo di elettrosmog, quindi parliamo di una frequenza dello spettro elettromagnetico che mi va dai 50 Hz fino ai 3 GHz circa. Qua, sì, più o meno qua. In natura noi abbiamo delle frequenze più basse, onde Schumann si chiama, e poi abbiamo una radiazione cosmica che è di natura gamma, quindi ad altissima frequenza, però a bassa intensità, che è qua. Cioè in natura noi abbiamo delle radiazioni presenti, più basse e più alte. E questo è significativo, anche perché sono quelle che poi sono la base di tutti i fenomeni geopatici. Questo è uno studio interessante, che risponde un po' a un'affermazione che avevi fatto tu prima. Allora, questo è uno studio che aveva fatto il dottor Grimaldi al CNR di Roma, che aveva un istituto all'interno del CNR, l'Istituto di Medicina Sperimentale, che è l'unico istituto che ha studiato i campi elettromagnetici a livello istituzionale. È uscito con i suoi studi, hanno chiuso l'istituto, non so se c'è stata una confidenzialità o assolutamente così. Tu hai dimostrato cosa? Allora, queste qui sono delle cellule linfociti bombardati, si fa per dire, a 2 microtesla, che è un valore che a voi adesso dirà abbastanza poco, ma è un valore alto per essere riscontrato in una casa, ma non è un valore altissimo, è un valore abbastanza alto che può essere riscontrato in qualche caso molto particolare anche all'interno del corpo. In 72 ore, vedete che questa lanugine che c'è in giro scompare? Ok, questa lanugine è i loro recettori di alimentazione. Loro diventano così e muoiono. Noi abbiamo i linfociti nel sangue, ma a noi non succede questa cosa, perché abbiamo il sistema immunitario. Il sistema immunitario ovviamente ci impedisce il problema reagendo agli attacchi esterni. Il problema qual è? È che il sistema immunitario è come un esercito. Se noi abbiamo e le allergie, e il cibo inquinato, e l'ambiente che non va bene, cioè l'esercito lo mandiamo da una parte o lo mandiamo dall'altra. Parto con il campo magnetico alternato a bassa frequenza. Perché? Perché questo mi dice il problema numero 1, mi dice se io ho degli elettrodotici. Questo è una sonda per il campo magnetico alternato a bassa frequenza. Allora, questo ha una lettura diretta sui 50 Hz, quindi misura unicamente l'alternato a bassa frequenza e una lettura diretta in microtesla. Quindi io adesso ho 0,00 microtesla. Se io immagino ad esempio che questa è la zona del letto, io parto da qua e non faccio altro che girare attorno. Qui non c'è nulla, qui non c'è nulla, qui non c'è nulla, qui non c'è nulla, forse potrebbe essere qualcosa. No, poco niente, ok. Per cui io qui potrei anche sdraiarmi su e dormire, anche con il computer. Sì, 0,01 quasi, ok? Ma la mia soglia di sicurezza era lo 0,1, per cui 10 volte io. Però è una misura diretta in volt, ok?
che è nata in funzione di quella tabella lì. Io con un altro strumento, che è il passo successivo, che è questo, posso misurare anche il campo elettrico, però in voltmetro, che è una misura che a me interessa molto di più, perché è paragonabile alla legge, perché ha un senso un pochettino più ampio, anche se in realtà per quello che è il check-up casa interessa molto poco. Check-up casa vuol dire campo magnetico, quindi elettrodotti e attrezzature particolari, trasformatori, eccetera, eccetera. Tensione corporea, che vuol dire fondamentalmente campo elettrico dovuto all'impianto, e a questo punto posso passare all'alta frequenza, quindi tutto quello che viaggia su onda. Circa sui 10 mm, qua adesso abbiamo 11, ma in realtà è pochissimo. Infatti questa qui quasi non la uso, nel senso che in una Milano questa mi va off limit, cioè in realtà sono valori un po' di difficile gestione, però vedi già qui è 5 e si vede che questi megaliti, che spesso non hanno una spiegazione al loro posizionamento. Sì, si pensa che siano elementi, diciamo così, dei riferimenti simbolici, ma non c'è nessuno che mi dice perché uno è messo lì, uno lì, uno lì, uno lì. Facendo un'analisi geobiologica si vede che sono proprio ai punti di intersezione, ovvero ai nodi. In questo caso sono i nodi di il vertice, il modello più completo, diciamo così, di questo tipo di progettazione delle energie è sicuramente Sharp, dove abbiamo un corso d'acqua a 35 metri di profondità, esattamente alla stessa altezza abbiamo una custode con l'onda di forma che mi va quindi a ribaltare questa energia esattamente dove c'è il famoso labirinto. Tu hai anche i corsi d'acqua deformeranno. Cioè ogni elemento che lavora su, chiamiamole energie sottili, giusto per semplificare, anche se è una frase che vuol dire poco o niente, quindi le onde di forma ma anche le altre geopatie, è come se io avessi una griglia elastica e la prendo e la tiro, da una parte si allunga, dall'altra si restringe, eccetera. Poi sicuramente tanto anche l'altezza in relazione al tipo di struttura, cioè io qua ho provato a fare dei decimi piani di edifici normali, dove per normali intendo strutture in CA eccetera, e sovrapponendo le maglie, facendo quindi diversi piani, la coincidenza era eccellente. Cambiava un po' quando cambiavano gli appartamenti, ma non tanto, c'erano proprio però l'impronta era comunque quella, mentre invece in alcuni edifici fatti con struttura in ferro, ci sono a Milano anche interi condomini con intelaiatura in travi proprio di ferro, lì è un disastro, cioè la maglia arriva a essere a 60 cm, è come se si creasse una specie di econo, cioè c'è questo, se ne crea, io qui ho un valore 10, qui ho 5, qui ho 0. Il nodo di Hartmann se è qui non c'è, stop. Per cui nel momento in cui io ce l'ho leggermente al di fuori di quello che è la mia zona di azionamento, diciamo, non c'è problema. Per cui 9 volte su 10 è sufficiente spostare il letto di 20-25 cm per sotto. Se c'è un'influenza particolare, è diventata dentro. Voi direte stanca, e mettiti qua. Ma tu fai qualche domanda particolare? No.